Lo so ragazzi, era già qualche settimana che saltavo i post GP e mi chiedevate sempre: ma i post GP dove sono, dove non sono? Purtroppo non ho il dono dell'ubiquità e anche questo weekend ero impegnatissimo. Ho detto dai, speriamo non succeda niente ad Assen in modo che posso rimandarlo ancora la settimana dopo. Ma ragazzi, questa settimana bisogna farlo. È successo l'impossibile. La caduta di Quartararo che coinvolge Viñales che non si dà per vinto, fa un recupero incredibile, fa un doppio sorpasso all'ultima curva, cioè bellissimo, incredibile. Bagnaia che ritorna alla vittoria, Bezzecchi che fa il suo primo podio in MotoGP con una grinta pazzesca. Questo e molto altro nel post GP di oggi, e mentre vedete la sigla velocissima, iscrizione, like e siamo belli come il sole. Ok, partiamo dall'argomento secondo me più caldo, la caduta di Quartararo, anzi la doppia caduta di Quartararo, perché la prima è avvenuta per un errore di calcolo, era da 12 gare che non sbagliava, quindi ci sta. Dall'onboard abbiamo visto che era un pelino lontano da Viñales, nel cambio di direzione si è lanciato dentro ma veramente con troppa velocità. Quando l'ho visto buttarsi dentro ho detto non ci starà mai, e difatti a un certo punto la sua povera Yamaha non ne ha potuto più, ha pinzato ancora un pelino troppo e lì la forcella, non avendo più dove lavorare perché era completamente a pacco, l'ha mollato e ha coinvolto l'incolpevole Espargaró. Quartararo a quel punto prova a farla ripartire, rimane con la frizione attaccata eccetera eccetera e ritornerà ai box. Invece Aleix, divagazione nella ghiaia, rientra dentro e vabbè, lì inizia a fare una rimonta forsennata che i più ottimisti pensavano potesse finire al 7° posto, e invece all'ultimo giro, all'ultima curva, vabbè, non posso farvela vedere, vi lascio dei frame. Questo è come si comporta uno che vuole vincere il mondiale e vuole sfruttare fino all'ultima occasione che gli si presenta davanti. Bravo, bravo, bravo. Tornando a Quartararo, ripeto, caduta molto banale. Secondo me nella situazione nella quale era poteva permettersi di stare un pelo più tranquillo, perché lì sorpassare, soprattutto non essendo completamente quasi affiancati all'avversario, è molto difficile e il rischio è questo. Comunque sente che c'è qualcosa che non va e ritorna ai box. A quel punto, da quello che si è potuto sentire dalle telecamere, sembrava avesse qualche problema di erogazione di potenza. Faceva questo gesto, sintomo di buchi in accelerazione. Fossi stato Yamaha, in questi casi non ti giochi assolutamente niente, se non qualche dato in più da poter prendere per lavorare un po' di più sugli assetti. Viene rimandato dentro e tempo 2-3 giri viene sparato per aria di nuovo, esattamente nella stessa curva. In diretta è stato detto che poteva essere un sensore danneggiato e quindi che lavorava male. Invece dal mio punto di vista, ovviamente opinione completamente personale, perché non avendo i dati non possiamo saperlo, ma un pelo di esperienza ce l'ho, quando la moto sta così tanto per terra sdraiata e poi la raddrizzi, l'olio non si sa bene dove va, dove non va, si sporca un po' l'erogazione e probabilmente nel dare gas, come ha sempre fatto in quella curva lì, avendo una curva di coppia differente, quindi con buchi di potenza, ha fatto sì che il controllo non capiva bene cosa stava succedendo, perché appunto un conto è avere un'erogazione lineare e un altro avere buco di potenza, piena potenza, buco di potenza, piena potenza. Difatti quando è andato ad aprire ha perso una prima volta aderenza, la moto ha ripreso e poi ha riperso di nuovo aderenza e poi è stato lanciato per aria. Quindi secondo me è questo il motivo, un qualcosa che non andava nella erogazione del motore e di conseguenza il controllo di trazione che ha capito un po' male cosa stava succedendo e patatrack, insomma. Peccato, perché con queste cose si rischia veramente di farsi del male. Sulla rimonta di Espargaró non c'è molto da dire, ha fatto tutta la gara in 32,5, 32,7, 32,6, sempre su tempi da record della pista. Cioè impressionante, questa gara l'avrebbe vinta tranquillamente, anche perché a questo passo neanche Bagnaia, che era lì davanti, lo ha tenuto. Gli ultimi giri girava 33,0, 32,8, 32,7. C'è anche da dire ovviamente che non avendo nessuno lì che gli rompeva le palle, se non Bezzecchi dietro a 1,4 secondi, poteva permettersi di gestire, quindi non sapremo mai in caso di un Espargaró lì in mezzo cosa avrebbe potuto fare. Però i dati sono questi. E soprattutto avere la freddezza e la cattiveria di arrivare sotto agli avversari e di buttarsi dentro senza aspettare una curva in più. È arrivato sotto Zarco, boom, dentro senza neanche aspettare una curva. Idem all'ultima curva su Miller e Binder. Loro erano lì belli belli che si stavano giocando il loro quarto posto all'ultima curva
e arriva questo cacciatorpediniere che si butta dentro all'interno tutto stretto, ci sta dentro e cambio di direzione perfetto e quarta posizione. Bravo, niente assolutamente da dire. Un'altra cosa che voglio dire, sempre rimanendo in campo Aprilia, è gestione dei piloti da 110 e lode, perché prendere un Viñales a terra mentalmente e sportivamente e riportarlo lì davanti vuol dire aver fatto un lavoro sul pilota, sulla sua convinzione in se stesso, sul seguire le sue indicazioni, incredibile, cosa che una squadra di livello mondiale come Yamaha non è riuscita a fare. E a me personalmente sembra che Yamaha stia facendo esattamente gli stessi errori che ha fatto Honda. E nei punti da affrontare oggi c'era anche Honda naufragio totale, perché voi l'avete vista. Ecco, quella di Honda appunto è la situazione alla quale si sta preparando Yamaha. Solo un pilota con la quale la moto funziona, gli altri dispersi completamente o caduti per terra. E qui mi chiedo, nel momento in cui Quartararo, come è stato per Marquez, dovesse succedere qualcosa, farsi male, facciamo tutti gli scongiuri del mondo, oppure prende e decide di andare in un'altra casa motociclistica, cara Yamaha, cosa succederà? Io inizierei a farmi questi pensieri, però con il rinnovo di Quartararo sembra che l'abbiano convinto anche per lo sviluppo tecnico che porteranno nei prossimi anni. Staremo a vedere, perché è l'ultima campanella, è l'ultimo anno dove possono fare la differenza, anche perché l'anno prossimo saranno solo in 2 moto, quindi se vogliono prendersi un altro team satellite sarà il caso di fare un attimino lo step, perché sennò la vedo molto grigia. Honda, ragazzi, non so cosa dire. Una Honda Repsol in questa situazione così disastrosa non me la ricordo veramente da tanto tempo. La cosa che mi fa paura è che il manager, il caro Puig, non è che dice sì, la moto ha dei problemi, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, eccetera, ma dice aspettiamo Marquez, come se fosse il messia. Non so quanto sia la scelta migliore. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa: da quando è arrivato Puig è solo andato tutto peggio. Mettici Marquez, mettici tutto il resto, però non mi sembra che la mentalità sia quella giusta. Mi sbaglierò? Ditemi anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Chiuderei con Bezzecchi. Ragazzi, cosa gli vogliamo dire? E la cosa che mi fa piacere è che era il quarto o quinto incomodo per la sella della Ducati ufficiale, perché tutti a parlare di Martin che purtroppo sta deludendo. Cioè io non mi immaginavo assolutamente una situazione del genere. Quest'anno è veramente molto in difficoltà e non si capisce bene il perché. E anche Ducati ci puntava su tanto, cioè il suo contratto era praticamente già scritto, fatto, pronto, e invece si è inserito a quel punto Bastianini, però anche Bastianini nelle ultime 3-4 gare sparito anche lui, quindi non si sa bene cosa scegliere. Anche Ducati, secondo me, per la scelta da fare sul secondo pilota è molto in difficoltà, perché ogni 3-4 gare gli equilibri cambiano completamente. È veramente difficile fare una scelta di ampio respiro per pensare al futuro. 3 gare sembra che Marini stia decollando e pronto per il podio finale. A quel punto spunta Bezzecchi. Bastianini, primo pezzo di stagione incredibile, e poi cadute, non belle prestazioni in qualifica, di Gianantonio che addirittura gli sta davanti nel giro secco, robe che non si spiegano. E come dicevamo prima, anche Martin, che è da inizio anno che si aspetta questa esplosione del talento e non arriva. Non vorrei essere chi ha la responsabilità di inserire un pilota di fianco a Bagnaia. Detto questo, il post GP di Assen finisce qui. Vi dico solo che stiamo lavorando al video del Mugello. Per chi ha visto la gara in live sa cosa è successo, sa di cosa sto parlando. Sarà uno speciale 400k in anticipo. Veramente, ragazzi, ci sono delle immagini. Non vi dico niente, però rimanete sul canale, iscrivetevi, lasciate il like, commentate, sarà una bomba. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.